Quest'anno si festeggiano i circa 500 anni dalla nascita di Jacopo Robusti, meglio conosciuto come Tintoretto. Ci sembrava quindi giusto dedicare qualche breve video all'analisi di alcune sue opere. La scelta delle opere di cui parleremo non è basata su un principio di importanza, ma esclusivamente di gusto personale. La prima opera che prenderemo in considerazione in questo video è un autoritratto giovanile. Da un'ombra grigia emerge il volto di un giovane uomo, girato verso di noi. Il gioco di una luce intensa sui suoi lineamenti rivela occhi penetranti, barba e baffi scarmigliati, un arruffio di capelli castano scuro. Pennellate evidenti brillano sulla superficie. Materiche lumeggiature su gran parte del volto creano un senso di tridimensionalità e un'impressione di vitalità che rafforzano la potente espressione degli occhi del giovane. Il suo è uno sguardo diretto, quasi di sfida. Quest'opera fu dipinta intorno al 1546-47, ma un osservatore che dovesse basarsi sulla sola immagine faticherebbe a comprendere quando l'opera sia stata eseguita. L'abbigliamento del personaggio è indecifrabile e il ritratto è privo di ogni altro dettaglio che possa facilitare una sua collocazione nel tempo. L'immagine di un giovane trasandato, con uno sguardo intenso e con barba e capelli scarmigliati, contrassegno di chi non ha tempo da sprecare nella cura del proprio aspetto, è alquanto familiare per noi. Altrettanto familiare è la pennellata, visibilmente brusca. Siamo abituati a una pittura di tal genere, alla tensione fra stile pittorico e illusione mimetica. Tuttavia, all'epoca in cui l'autoritratto fu dipinto, tutto ciò era una novità. Sebbene abbondino gli aneddoti sull'aspetto scompigliato degli artisti italiani, da Donatello a Michelangelo, Tintoretto fu il primo a mostrare tale noncuranza in un autoritratto. I contemporanei del pittore dovettero stupirsi per l'assenza di formalità e di ogni indice dello status sociale. Al contrario, ad esempio, Tiziano, nei suoi autoritratti, presentava se stesso in modo molto diverso. Aspetto aristocratico, posa formale, vesti opulenti. Inoltre il suo sguardo non si incontra quasi mai con quello dell'osservatore. I suoi autoritratti parlano non in prima, ma in terza persona. Nei tardi anni 40 del Cinquecento, altrettanto inatteso deve essere stato il modo in cui le pennellate visibili di questo autoritratto attirino sfrontatamente l'attenzione sull'abilità pittorica dell'artista. Anche se Tintoretto non fu il primo a utilizzare una pennellata libera e audace come questa, egli tuttavia sfruttò le potenzialità della tecnica a olio su tela in modi che per quel tempo erano ancora nuovi. Intorno all'inizio del Cinquecento i pittori veneziani avevano scoperto che, passando sopra un tessuto un pennello carico di pigmenti legati con olio, il colore prendeva sulla tela in modo irregolare, lasciandovi un segno materico che conferiva alla superficie una particolare vitalità. Giorgione, Sebastiano del Piombo, Tiziano e i loro seguaci avevano tutti imparato a utilizzare questa tecnica per catturare con efficacia certi dettagli del mondo reale, come il riflesso su un'armatura o una catena d'oro. Ma nel suo autoritratto giovanile Tintoretto non ricorse a questo tipo di pennellata solo per ottenere singoli effetti, lo usò invece su tutta la tela. Nel caso di un autoritratto, queste pennellate evidenti che rivelano quindi il processo di creazione del dipinto forniscono una seconda autoimmagine del suo artefice. Oltre a mostrare cioè l'aspetto fisico del soggetto, l'immagine ne incarna la peculiare personalità artistica. Questo è probabilmente il primo autoritratto autonomo dell'arte europea nel quale il tocco dell'artista ha lasciato un segno così palese, quasi in funzione di firma. Di qui il percorso che porterà allo stile libero degli autoritratti di Rembrandt, Van Gogh, Cézanne e così via. Ma cos'è quindi che ci dice questa pennellata, questa tecnica? Cosa ci racconta questo modo di dipingere del giovane Tintoretto? Questo autoritratto rivela diversi tratti del giovane artista: la determinazione, l'energia, la forza della personalità, l'ambizione, l'impazienza, la voglia di spingersi sempre oltre, di superare i limiti imposti dalle convenzioni,
tutti elementi tra l'altro in accordo con ciò che del pittore sappiamo grazie alle parole dei suoi contemporanei e dei suoi primi biografi. Tutto spirito, tutto prontezza, lo definiva anni dopo Francesco Sansovino, il quale osservava inoltre non ha gran pazienza. All'epoca di questo autoritratto, il pittore si trovava sulla soglia di un momento decisivo della sua carriera, quando ormai non era molto lontano dalla trentina. Da un decennio Jacopo stava lottando soltanto con modesto successo per lasciare il proprio segno, ma ancora non poteva vantare importanti commissioni pubbliche a suo nome. La strada percorsa fin qui da Tintoretto non era stata facile. Lui comincia come semplice decoratore di mobili, accetta commissioni anche umili e, se si eccettua un breve fallito tentativo di apprendistato presso Tiziano, Jacopo fu essenzialmente un autodidatta. Tra parentesi, questo aneddoto dell'apprendistato presso Tiziano di solito viene raccontato dicendo che Tiziano probabilmente individuò in Tintoretto un futuro rivale, un concorrente un po' troppo bravo e che quindi lo cacciò dalla sua bottega. In realtà è difficile che sia nata realmente così. Più probabili due ipotesi. La prima è che effettivamente Tintoretto aveva un caratterino un po' difficile, poco gestibile, poco disciplinato. Ancora più credibile in realtà è la seconda ipotesi, che ci viene dalla testimonianza di un altro ex allievo del Tiziano, il quale lamentava il fatto che Tiziano era molto troppo geloso della sua tecnica e che quindi insegnasse ben poco ai suoi allievi al di là delle basi accademiche. Quindi molto probabilmente il Tintoretto si sarà detto, beh sai che c'è, io qua non ho molto da imparare, non sto a perdere tempo e vado altrove. In ogni caso, Tintoretto si presenta nel ruolo di colui che sfida la tradizione consolidata incarnata da Tiziano. Ma attenzione, Jacopo, almeno all'inizio della sua carriera, non era contro Tiziano. Per lui Tiziano resta un modello comunque da cui partire, ma si vuole evolvere per identificarsi invece con le idee più nuove in circolazione nella pittura veneziana. E nei primi anni 40 del Cinquecento ciò significava emulare le correnti affermatesi a Firenze e a Roma, ma soprattutto Michelangelo, il massimo nome di tutta l'arte italiana. Con onnivora passione il giovane Tintoretto esplorò e si impegnò a riassumere le molteplici vene della maniera dell'Italia centrale. Ricordiamo la maniera e lo stile praticato dai seguaci di Michelangelo e di Raffaello, che volevano dipingere appunto alla loro maniera. Il suo interesse primario era la figura umana, indagata principalmente attraverso un accurato studio della scultura, sulla base di quanto imponeva l'arte fiorentina e romana, con la sua enfasi sulla maestria del disegno. Ma a questo approccio accurato e persino conservatore, Jacopo associava un tracimante dinamismo e uno stile pittorico del tutto personale, spesso estremamente libero, apparentemente inteso a far sobbalzare l'osservatore. Per noi l'idea dell'artista d'avanguardia che punta allo shock del nuovo è assolutamente normale, ci siamo abituati, ma non apparteneva certo al XVI secolo. Tintoretto, insomma, si stava posizionando al limite estremo dell'innovazione nella pittura veneziana. Tuttavia egli non era un bambino prodigio come Raffaello o Pablo Picasso, artisti soprannaturalmente compiuti già in giovanissima età. Era semmai un Van Gogh, un Jackson Pollock, proteso nello sforzo di imbrigliare il suo talento crudo e spesso indocile. Ecco quindi cosa ci dice questo autoritratto del suo autore, un giovane consapevole del suo talento che vuole lasciare un segno come innovatore della pittura europea.